Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Il Busino di Anna. Oggi il nostro progetto sarà questo delizioso cestino portaninnoli, portaoggetti e portagioie. Potete utilizzarlo a vostro piacere. Il cestino è con una base in legno forato, realizzato con fettuccia di cotone con il punto canestro e impreziosito da questo pizzo in cotone. Nel corso del video tutorial vi dirò come inserire questo pizzo. Il tutorial è molto semplice da fare e in pochissimo tempo si realizza. Vi raccomando, iscrivetevi, fatemi sapere se i progetti di cestino vi interessano, se sono di vostro gradimento, commentate, mettete un like e condividete con quelli che amano fare l'uncinetto. Ok, adesso passiamo alla lista materiali e gli strumenti che ci occorrono per realizzarlo. Eccoci con i materiali e gli strumenti che ci occorrono per realizzare il nostro cestino. Io ho una base ovale, come vedete, ovale, misura 20 cm per 15 cm, forata con uno spessore di 3 mm. Potete utilizzare anche qualsiasi forma, quadrata, rotonda, ovale, come volete. Potete fare la base ad uncinetto. Sul mio canale troverete la base ad esempio rotonda, se lo volete fare rotondo, o la base ovale ad uncinetto. Io preferisco utilizzare la base in legno perché i cestini vengono molto più belli, più strutturati e mi piace molto di più. Poi ci occorre della fettuccia, poi vi dirò i grammi che ci occorrono. Questa è la fettuccia cotone, un po' elasticizzata, spessore 2 centimetri e mezzo, ideale per fare cestini. Non utilizzo licra, non utilizzo pizza, non utilizzo diciamo materiali che servono principalmente per fare le borse. Io utilizzo le rocche, queste da 700 grammi, in cotone perché danno più rigidità a questo tipo di filato al cestino. Poi ho preparato un metro e 10 circa di pizzo in cotone per andare a decorare il nostro cestino, un uncinetto numero 8 che contiene il nostro filato comodamente, come vedete, numero 8, un uncinetto per agganciare la fettuccia dai fori, più piccolo, delle forbici, il metro e l'ago da fettuccia senza punta. Ok, adesso passiamo al video tutorial. In base, i due uncinetti e la fettuccia. Qui abbiamo gli aumenti, i 3 aumenti, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Quindi non ci dimentichiamo che abbiamo sti aumenti da fare. Iniziamo sempre dal laterale, entriamo l'uncinetto più piccolo nel foro e agganciamo la fettuccia, la portiamo fuori e prendiamo l'uncinetto numero 8 e facciamo il primo punto così, e ci siamo agganciati già alla base. Entriamo nel secondo foro, e facciamo il punto basso. Non tiriamo mai la fettuccia, l'asola qua sopra, allentiamola sempre. Andiamo nel terzo, entriamo, agganciamo e facciamo il punto basso, vedete, così allentiamo sempre un po' e facciamo tutti i punti su ogni foro, un punto basso. Ok, adesso siamo arrivati dove c'è l'aumento. Dobbiamo fare l'aumento, quindi una volta entriamo e facciamo il punto basso, entriamo nuovamente e facciamo il secondo punto basso sullo stesso punto. Ok, giriamo,
tiriamo la codina e tagliamo, non serve più. Adesso continueremo a lavorare con i punti bassi su ogni foro finché non arriviamo qui e facciamo un aumento, poi nuovamente punti bassi, un aumento e così via finché non arriviamo alla fine. Ho fatto tutto il giro, vedete, perfetto. Adesso tagliamo, usciamo il filo dal punto, prendiamo l'ago da fettuccia che è comodissimo e andiamo a chiudere il giro. Entriamo qui nel primo punto, 1 e 2, vedete, entriamo nel punto, usciamo e tiriamo. Dobbiamo formare il punto, entriamo nell'ultimo punto che abbiamo fatto sia qui che qui, vedete, così in questo modo, e tiriamo, e così si è formato il punto. Perfetto, questa è la chiusura invisibile. Ok, adesso andiamo a nascondere l'eccesso, andiamo nei punti dietro, così, vedete, passiamo un po' sotto i punti in questo modo e tiriamo fuori. Ci vuole un po' di forza perché la fettuccia è un po' rigida. A questo punto tagliamo. Adesso andiamo a fare sopra a questi punti bassi, andiamo a fare un giro dei punti bassissimi, così avremo un bel bordino alla base. Quindi che facciamo? Mettiamo la fettuccia così, ok, allontaniamo un po' così vedete meglio, entriamo in un punto qualsiasi dove volete, così agganciamo la fettuccia, la portiamo fuori in questo modo, lasciamo un po' in questo modo e andiamo nel secondo punto così e facciamo il punto bassissimo, vedete, andiamo, allunghiamo un po' il punto perché dobbiamo arrivare nell'altro punto, giusto? Quindi allentiamo e facciamo il punto bassissimo su ogni punto, così andiamo nell'altro punto bassissimo, allunghiamo sempre, vedete, questo è il bordino che si sta creando. Ok, facciamo tutto il giro finché non arriviamo nell'ultimo punto. Sono a fine giro di punti bassissimi, perfetto. Adesso tagliamo così e usciamo il punto, vedete, questo è il primo punto che abbiamo fatto e questo è l'ultimo. Filo sul lago e chiudiamo sempre in maniera invisibile, entrando nel primo punto che abbiamo fatto, usciamo e andiamo nell'ultimo, vedete, così entriamo in costa e usciamo così, facciamolo
uguale, entriamo qui e lo andiamo a nascondere nella trama sotto del lavoro, nei punti che ci sono, vedete, così un po' di forza e ci riusciamo. Ok, tagliamo. E già, la base è completata. Adesso andiamo a lavorare su ogni punto. Adesso andiamo a fare su ogni punto un punto basso. Entriamo su un punto, agganciamo la fettuccia, mettiamo il filo in questo modo e facciamo il primo punto, poi andiamo nel secondo e facciamo i punti bassi, vedete, entro su ogni punto, sul punto bassissimo sottostante, in questo modo. Ok, adesso tiriamo e tagliamo un po' di eccesso, così. Ok, e adesso andiamo a lavorare su ogni punto, piano piano, così, e facciamo tutto il giro. Sono alla fine del primo giro di punti bassi, come vedete è perfetto, e andiamo a chiudere il primo giro. Come lo chiudiamo? Allunghiamo l'asola sull'uncinetto, andiamo nel primo punto, qui vedete il primo punto, agganciamo l'asola, la portiamo indietro e tiriamo il filo della fettuccia, così si stringe il punto. Adesso usciamo ed entriamo al centro dei due punti, agganciamo l'asolina che c'è dietro e tiriamo fuori la fettuccia e facciamo il primo punto. Così adesso andiamo a lavorare il punto canestro. Questo cestino lo facciamo punto canestro, quindi saltiamo questo punto perché abbiamo lavorato in centro, quindi questo lo saltiamo, andiamo sotto il punto, qui entriamo, agganciamo la fettuccia e facciamo il punto basso allungato in questo modo. Andiamo nel prossimo punto, che è questo, vedete, e facciamo un punto basso normale. Poi questo lo saltiamo, andiamo nel prossimo, andiamo sotto il punto, vedete, agganciamo e portiamo fuori il punto, così, in questo modo. La lavorazione verrà così, è la stessa sequenza per tutto il giro. Facciamo nel prossimo punto un punto basso normale e nel prossimo questo lo saltiamo e andiamo a lavorare sotto il punto basso, agganciamo e portiamo fuori, così. Nel prossimo facciamo un punto basso e così via per tutto il giro. Lavoreremo con questa ripetizione, vedete, lavoriamo tutto il giro. Ho fatto tutto il giro, vedete, sono nell'ultimo punto, questo è il primo punto che ho fatto. Adesso chiudiamo il giro andando nel primo punto, agganciamo la fettuccia, portiamo indietro e andiamo
Vedete, qua c'è punto basso allungato, qua il punto basso normale, punto basso allungato. Qui al centro adesso dobbiamo fare il punto basso allungato. Quindi che faccio? Entro sotto il punto, aggancio la fettuccia così ed esco il punto allungo e chiudo. Vedete? Nel prossimo punto farò il punto basso normale, poi vado nel prossimo. Vedete, questo è quello allungato, vado nel prossimo e così via. Punto basso normale e punto allungato. Vedete? Bellissimo. Adesso facciamo tutto il giro, punto basso e punto basso allungato, e questo è il punto canestro, che è bellissimo, molto bello come punto. Ok, facciamo tutto il giro. Sono a fine secondo giro, vedete, ho finito il giro con un punto basso. Adesso chiudo il giro nel primo punto, che è questo, entro, aggancio e porto fuori. Adesso vado al centro, così, aggancio la solina, tiro un po' la fettuccia ed esco il primo punto. Adesso vado nel secondo, qui, e faccio il punto basso allungato, e così per tutto il giro, in questo modo. E questo è il terzo giro. Vedete? Ora ci alziamo finché non raggiungiamo la misura che ci serve. Io ad esempio arriverò a 14-15 cm di altezza, compresa la base. Sono arrivata alla fine del mio lavoro, dei miei giri. Vi dico la misura, non l'ho fatta più 15 perché era troppo alto, l'ho fatta 10 cm. 10. Questa misura per me va bene, voi lo potete fare più basso, più alto, dipende a cosa vi serve il cestino. Adesso qui sono alla fine del giro, alziamo l'asola che abbiamo sull'uncinetto, andiamo sul primo punto, agganciamo e portiamo dietro in questo modo. Adesso, siccome qui il merlettino che ho ha dei buchi piccolini, l'uncinetto numero 8 ho paura che lo rovini, quindi utilizzerò l'uncinetto numero 6. Quindi entro l'uncinetto nel primo foro che ho, vedete, e vado al centro dei due punti dove ho chiuso, aggancio la fettuccia dietro, la solina che c'è dietro, e porto fuori la fettuccia così, e comincio a fare dei punti bassissimi sul bordo, su ogni punto, prendendo anche questo merlettino. Entro, aggancio piano piano perché si può rovinare il merletto, andiamo nel secondo e andiamo nell'altro punto. Vedete, qui entro, aggancio e porto fuori e faccio il punto bassissimo. Vedete, un amore. Poi vado nel prossimo, entro anche nel punto, prendo la fettuccia e faccio il punto bassissimo, e così su ogni punto facciamo tutto il giro in questo modo. Entro anche nel punto e porto fuori. Vedete? Guardate che carino, graziosissimo. Ok, facciamo tutto il giro e ci vediamo alla fine, vediamo come poi lo dobbiamo chiudere. Ho fatto tutto il giro, vedete, favoloso, è venuto bellissimo. Ho fatto tutto il punto basso. Ora qui alla fine cosa succede? Non è che possiamo lasciarlo così,
e nemmeno così bruttissimo, un lavoro finito male. Siccome io sono precisina nel mio lavoro, e allora che cosa faccio? Ho lasciato 4 fori, 1, 2, 3 e 4, e quindi vado nel primo, così entro, e nell'ultimo, così entro e lo piego in questo modo. E visto che ho l'ultimo punto da fare, entro nel punto e tiro fuori in questo modo, così. Avete visto? E non si vede più nulla ed è ordinato. Se volete potete mettere un goccio di colla qui, così, ma appena facciamo il punto di chiusura non si muove più. Quindi qui abbiamo finito, dobbiamo andare a fare la chiusura del giro in questo modo. Ago da fettuccia, entriamo nell'ultimo punto, così, in questo modo, così, in questo modo qui, e andiamo nell'ultimo punto che abbiamo fatto ed andiamo dietro, così, così non si vedrà più nulla. Avete visto? Bellissimo. Questo è un lavoro pulito. Andiamo a nascondere il nostro eccesso nel lavoro e vado a mettere la mia etichettina. Eccoci alla fine del nostro progetto, il nostro cestino meraviglioso punto canestro è terminato. Spero sia stato facile. Nel corso del video tutorial vi ho dato tantissimi consigli su come realizzare delle creazioni perfette e pulite, senza imperfezioni. Spero che i miei consigli vi servano. Condividete il video con chi più ama questo genere di creazione. Commentate, fatemi sapere se amate anche voi questo genere di creazione, così io ne farò altri progetti simili. Ok, ci vediamo al prossimo progetto e non dimenticate di iscrivervi. Ciao ciao!